Buongiorno ragazzi e bentornati a Niconomics, il canale YouTube dell'economia. Riprendiamo oggi la nostra serie di video relativi alla storia del pensiero economico parlando di uno dei personaggi più controversi del Settecento, le cui teorie monetarie sono state di recente riscoperte. Prima di iniziare però vi ricordo, se vi siete persi i primi video della serie, vi lascio il link qui sotto in descrizione. Bene, direi di non perderci ulteriormente in chiacchiere e di andare ad iniziare. Il video di oggi parla della storia, del pensiero e delle politiche economiche messe in pratica da quello che potremmo sicuramente definire come il più innovativo mascalzone finanziario di tutti i tempi, ossia John Law, economista e finanziario scozzese che operò in Francia all'inizio del Settecento. John Law nasce ad Edimburgo nel 1671 da una famiglia di orofi mediamente benestante. Nel 1688, alla morte del padre, si trasferisce a Londra, dove vive di gioco d'azzardo fra alterne fortune. Nel 1694 viene condannato a morte per l'uccisione di un tale Edward Wilson, ma riuscì a scappare dal carcere di Newgate grazie a delle non meglio precisate amicizie. Da qui riesce a fuggire verso l'Europa viaggiando per più di 20 anni da capitale a capitale e mantenendosi sempre tra alterne fortune, sempre di gioco d'azzardo. È in questo periodo che pubblica il suo saggio Considerazioni sulla moneta e l'interesse, in cui analizza i sistemi bancari e finanziari dei vari paesi europei dell'epoca ed in particolare Genova e Venezia. È a questo punto, tra il 1715 e il 1720, che la carriera di innovativo mascalzone finanziario di John Law conosce il suo apice. La teoria monetaria elaborata da John Law si basa su due pilastri fondamentali. A differenza di quanto sostenuto dai mercantilisti, secondo John Law l'offerta di moneta, ossia la quantità di moneta in circolazione nell'economia, influenza la crescita economica e il livello dei prezzi. Se la quantità di moneta in circolazione nell'economia è inferiore rispetto alle effettive necessità dell'economia stessa, si avrà un sottoimpiego delle risorse, dal momento che l'economia non può raggiungere il suo massimo potenziale. D'altro canto, se la quantità di moneta in circolazione nell'economia è eccessiva rispetto alle effettive necessità dell'economia, si avrà un tasso di inflazione positivo, dal momento che l'economia ha già raggiunto il suo massimo potenziale. La politica monetaria deve quindi garantire che domanda e offerta di moneta coincidano, o in termini tecnici la politica monetaria deve garantire il pieno impiego non inflazionistico delle risorse. John Law individua dunque le due principali criticità del sistema monetario dell'epoca basato sulla moneta metallica. Innanzitutto, il valore nominale della moneta metallica può essere influenzato dal suo valore intrinseco, ossia dal valore dei metalli preziosi di cui essa è composta, e questo può essere di intralcio agli scambi commerciali, come abbiamo visto nel video relativo al bullionismo, di cui vi lascio il link qui sotto in descrizione. In secondo luogo, la quantità di moneta che può essere messa in circolazione dipende strettamente dalla quantità di metalli preziosi disponibili. Quindi la quantità di moneta metallica potrebbe non essere sufficiente per garantire all'economia di raggiungere il suo massimo potenziale, e questo frena la crescita economica. Siamo dunque giunti al punto di svolta nella vita di John Law, il nostro innovativo mascalzone finanziario. Nel 1716 John Law fonda la Banque Générale, una banca commerciale privata abilitata all'emissione di biglietti bancari, e l'anno successivo, nel 1717, fonda la Compagnia del Mississippi, che ottiene dal re il monopolio sulle risorse agricole e minerarie della Louisiana. Nel 1718 la Banque Générale, rinominata Banque Royale, ottiene la garanzia dello Stato, divenendo di fatto una banca pubblica, e la sua principale funzione diventa quella di emettere moneta cartacea in sostituzione della moneta metallica che viene tesaurizzata. Nello stesso anno tutte le compagnie coloniali francesi vengono assorbite dalla Compagnia del Mississippi e il debito pubblico francese viene convertito in azioni della compagnia. Tra il 1718 e il 1719 si instaura un meccanismo di speculazione finanziaria alimentato dalla massiccia quantità di moneta cartacea emessa dalla Banque Royale. L'euforia si diffonde e il meccanismo viene copiato in Inghilterra, dove la Banca d'Inghilterra emette moneta cartacea
il cui valore è strettamente legato alle azioni della Compagnia dei Mari del Sud, la quale aveva il monopolio del commercio con le colonie spagnole del Sud America. Il 5 gennaio 1720 John Law viene nominato ministro delle finanze del Regno di Francia e la Banque Royale e la Compagnia del Mississippi vengono unificate. Il 21 maggio 1720, per evitare che l'aumento costante di liquidità provocasse un aumento del tasso di inflazione, John Law attua una rivalutazione interna della moneta cartacea rispetto alla moneta metallica e una rivalutazione esterna della moneta cartacea rispetto alle valute estere. La fiducia degli investitori viene meno e la bolla finanziaria esplode, facendo crollare il valore della moneta cartacea e delle azioni della Compagnia del Mississippi e portando al collasso tutto il sistema economico-finanziario francese. A catena la crisi si estende all'Inghilterra, dove scoppia la cosiddetta bolla dei mari del sud, e poi a tutti gli altri paesi europei dell'epoca. Il 17 dicembre 1720 John Law è costretto ad abbandonare Parigi e a riparare prima a Bruxelles e poi a Venezia, dove rimarrà fino alla sua morte nel 1729. La tomba di John Law si trova tuttora a Venezia nella chiesa di San Moisè. Bene ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, sia stato divertente, anche un po' diverso e vi sia stato utile. Fatemelo sapere attraverso i vostri commenti e mettendo un like al video. Vi ricordo di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati sui nuovi video che verranno pubblicati e a visitare le nostre pagine Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn e TikTok, giusto, abbiamo anche TikTok adesso, per rimanere sempre aggiornati sulle attività del canale. Vi lascio ricordandovi che l'economia è una cosa troppo seria per essere lasciata agli economisti ed è per questo che ne parliamo noi qui a Niconomics. Mi scuso se continuo a cambiare background, ma vi sto facendo fare un po' il giro del mio dipartimento qui in Inghilterra dove sono attualmente. Spero che non mi facciano problemi.